Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi abbiamo la possibilità di recensire una nuova batteria, una batteria litio ferrofosfato che mi è stata fornita dalla Time USB. Viene proposta come batteria apposita per camper, ma in realtà questo è un concetto abbastanza astratto, cioè questa è una batteria che può essere utilizzata in tutti i contesti, per la barca, per la baita, per il camper o anche per un impianto fotovoltaico domestico, ed è una batteria che ha delle caratteristiche interessanti, ha qualche cosina in più rispetto a una classica batteria standard, poiché ha questo interruttore centrale che la rende una batteria, per così dire, smart. Quindi una batteria controllabile per l'appunto da questo interruttore. Questo interruttore cosa va a fare? Va a darci la possibilità di accendere e spegnere la batteria e anche di forzare un paio di funzionalità in più di questa batteria. Batterie litio ferrofosfato, abbiamo già detto delle batterie litio ferrofosfato, al momento sono le batterie tecnologicamente migliori poiché sono batterie incredibilmente longeve. Questa ci viene venduta per oltre 4000 cicli di carica-scarica completa, quindi abbiamo una batteria che sulla carta è una batteria di ottima qualità. Abbiamo una buona densità energetica e la buona densità energetica ci permette di avere una batteria da 100 Ah, 1280 Wh di autonomia nominale, di autonomia totale della batteria, in soli 11 kg di peso, quindi una cosa che fino a poco tempo fa con una batteria al piombo era impensabile. Questa batteria oltretutto può essere anche caricata e scaricata completamente senza subire danni, quindi abbiamo una capacità reale della batteria proprio. A livello di sicurezza, le batterie litio ferrofosfato sono considerate le batterie più sicure al momento sul mercato, sono le batterie che vengono utilizzate anche e soprattutto negli ultimi tempi sulle auto elettriche, per esempio, e la possibilità di incendio è veramente molto remota. La gestione della batteria è affidata a un BMS interno, quindi un Battery Management System, un sistema di gestione della batteria che per l'appunto tramite un sistema elettronico è in grado di garantirci la sicurezza di gestire la carica, scarica, eventuali cortocircuiti e la gestione della batteria in base alle temperature che abbiamo anche esternamente. Come vi dicevo, questo pulsantino per l'appunto ci permette di avere qualche funzionalità in più. Adesso io ho qui il manuale fornito insieme alla batteria ci viene fornito diciamo, una guida più rapida e un manuale con tutte le caratteristiche tecniche principali. Adesso vi parlo brevemente di questa funzionalità che abbiamo grazie a questo pulsante di accensione che è la carica forzata a bassa temperatura. Praticamente questo pulsantino, se noi lo premiamo brevemente, accendiamo la batteria, se noi lo teniamo premuto più a lungo, la spegniamo. Se una volta accesa lo premiamo brevemente, andiamo in modalità sleep mode. E poi, se abbiamo bisogno di forzare la carica della batteria in condizioni estreme e in casi di emergenza, possiamo premere brevemente e poi tenere premuto per 5 secondi e praticamente noi andremo a caricare la batteria anche al di sotto degli 0 gradi. Questa è una funzionalità che ci permette per l'appunto, come vi dicevo, di raggirare un pochino il BMS e di farci caricare la batteria anche in condizioni più estreme. Quindi a manuale noi sappiamo che questa batteria si carica dagli 0 ai 55 gradi, però se noi abbiamo una temperatura inferiore agli 0 gradi e vogliamo caricarla comunque, sappiamo che abbiamo anche questa possibilità. Quindi batteria concepita anche per utilizzi in temperature particolarmente estreme. Dopo questa breve carrellata di caratteristiche tecniche riguardo le batterie litio ferrofosfato in generale e al suo BMS interno che ci permette di fare qualcosina in più, io direi di fare un test per verificare la capacità reale di questa batteria che, come vi dicevo, ci viene venduta per 1280 Wh. Noi adesso l'andremo a testare utilizzando un piccolo frigorifero a 12 volt che funziona con celle di Peltier, quindi avrà un consumo continuativo come una lampadina, 47 watt è il consumo del frigorifero, e vedremo alla fine del test quante ore la batteria è stata in grado di alimentare il nostro frigorifero per vedere se la capacità comunicata dal produttore
è reale in condizioni di temperatura standard, quindi domestiche. Allora, siamo pronti per fare il nostro test di capacità della nostra batteria. Qui abbiamo un frigorifero a celle di Peltier, quindi funziona come una lampadina sostanzialmente, non si ferma mai, quindi non è un frigorifero a compressore. Questo frigorifero ha un assorbimento a 12 volt di 47 watt. La nostra batteria ha una capacità di 1280 Wh, dividiamo per 47 ed ottimisticamente abbiamo una durata di 27 ore. Adesso andiamo a misurare la tensione della nostra batteria, adesso è spenta, quindi verifichiamo per curiosità la tensione della batteria con l'interruttore spento e rileviamo 0,90, quindi c'è una bassa tensione, comunque la batteria è spenta. Qui ho collegato adesso il frigorifero, adesso lo faccio partire, sono le 11:15 del mattino, qui ci sarà una lucina che monitoreremo tramite una webcam, quindi quando questa lucina si spegnerà significherà che la batteria ha esaurito completamente la sua capacità. Adesso il frigorifero, come possiamo sentire anche dal rumore, è ufficialmente partito per questo test di autonomia della nostra batteria litio ferrofosfato da 100 Ah. Ok, abbiamo finito il nostro test, sono le 11:39 ed esattamente 9 minuti fa la batteria si è spenta. Il risultato è conforme alle aspettative, ci ballano 3 ore, ma è giusto così, poiché ci sono comunque delle varie dispersioni, condizioni di temperatura, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il test ha soddisfatto le aspettative. Vediamo se la batteria si accende, lampeggia. Diamo solo un'occhiata alla tensione. Vedete che il frigorifero è ripartito, c'è ancora un residuo di carica della batteria. La batteria adesso è 10,79 volt. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di collegare più batterie in serie o in parallelo. Qui sul manuale ci viene anche mostrato come effettuare il collegamento. L'operazione è veramente molto semplice. Ricordiamoci comunque che le batterie devono essere uguali, poiché ogni brand, ogni tipologia di batteria ha all'interno un BMS che è dedicato per l'appunto alla sua batteria. Quindi se noi vogliamo espandere il nostro impianto partendo con una batteria da 100 Ah della Time USB, continueremo ad espanderlo acquistando batterie da 100 Ah della Time USB. Il fatto che la batteria sia smart, quindi con l'interruttore, non crea nessun problema nel collegamento in serie o in parallelo, ma anzi ci permette anche per l'appunto di gestire i vari pacchi batteria utilizzando anche il connettore alla funzionalità smart. Eccoci giunti alla fine di questo test e anche alla fine di questo video, ma prima di lasciarvi facciamo un resoconto e andiamo a vedere soprattutto anche il prezzo di questa batteria. Quindi abbiamo una batteria litio ferrofosfato, peso 11 kg, quindi una batteria molto leggera. Rispetta l'autonomia che ci viene comunicata dal produttore. Litio ferrofosfato, tipologia di batteria molto sicura, poco inquinante e incredibilmente longeva e leggera. Prezzo di questa batteria in diretta sul sito ufficiale della Time USB. Ad oggi siamo a 260 euro per questa batteria, che a mio parere, per una batteria che vi viene garantita per 5 anni, quindi una batteria garantita 5 anni, con 4000 cicli di carica-scarica completi, funzionalità smart e così via, mi sembra onestamente un prezzo decisamente molto competitivo.
e quindi vi lascio tutti i link in descrizione. Spero che questo video vi sia stato utile. Ringraziamo Time USB per aver avuto la possibilità di testare questa batteria litio ferrofosfato. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Mettetemi un like, lasciatemi un commento e soprattutto se siete utilizzatori di batterie litio ferrofosfato e avete delle vecchie batterie che utilizzate già da molto tempo, lasciate il vostro feedback riguardo alla capacità residua dopo diversi anni di utilizzo, perché questa è una cosa che ovviamente in un video test come questo non possiamo verificare, perché sono test che vengono effettuati sul lungo periodo, quindi se qualcuno di voi ha già delle batterie litio ferrofosfato un po' anziane, ci faccia sapere come stanno andando a distanza di tempo e di tanti cicli di carica-scarica. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, alla prossima!